Ciao a tutti e benvenuti un'altra volta. Per chi non mi conosce ancora, io sono Wendy e oggi voglio portarvi con me dentro un ricordo speciale, un viaggio che porterò sempre nel cuore. Questo Natale a Verona è stato magico, ma per noi ha avuto un sapore davvero particolare. Sapete, ci sono momenti nella vita che non dimenticherai mai e questo è uno di quelli. Proprio mentre eravamo immersi nell'atmosfera festosa, quasi all'improvviso è arrivata la notizia che aspettavamo, la conferma definitiva che cambiamo casa. Vi dico la verità, la nostra testa era un po' divisa a metà. Da una parte volevamo solo goderci il calore di questo viaggio in famiglia, ma dall'altra il pensiero volava già agli scatoloni, ai preparativi e a tutto il caos meraviglioso che un trasloco porta con sé. È stato un mix di emozioni fortissime, tra la gioia del Natale e l'adrenalina per questo nuovo inizio. E ovviamente non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di viziarsi un po'. Per rendere le nostre passeggiate ancora più dolci, non ci siamo fatti mancare le classiche caldarroste fumanti e quelle deliziose fragole al cioccolato, che sono diventate la nostra benzina per esplorare ogni angolo della città. Camminare per Verona con il gusto del cioccolato e il calore delle castagne tra le mani, non c'è modo migliore per festeggiare. Erano ben 5 anni che non tornavamo a Verona e ritrovarla così è stato un colpo al cuore. Se di giorno è bellissima, la notte a Verona è tutta un'altra storia. Le decorazioni natalizie brillano ovunque, le piazze si accendono di 1000 colori e l'aria profuma di festa. Tutto questo la rende ancora più magica, quasi come se fossimo dentro una favola di ghiaccio e luci. Ora sento il bisogno di fermarmi un momento. Voglio assolutamente catturare queste immagini del mio salotto, conservare un ultimo ricordo di questo spazio così carino, ordinato e immerso nella calma, prima che venga invaso dagli scatoloni e dalla confusione del trasloco. Volevo consigliarvi una scoperta utilissima per la sicurezza in casa, la telecamera CocoCam. È davvero fantastica e a differenza di molte altre funziona senza wifi. Usa una scheda SIM, come i cellulari, quindi potete metterla ovunque, anche in garage o in cantina, dove il segnale internet di casa non arriva. Ecco perché mi piace e perché ve la consiglio. Ruota ovunque e le immagini sono limpidissime, anche di notte al buio pesto. L'ho usata quando sono andata a Verona e comodamente dal mio telefono potevo controllare tutto quello che succedeva in casa in tempo reale.
Si controlla con un'app facilissima sul cellulare. Non servono fili, la batteria dura tantissimo e si ricarica come un normale telefono. Ha l'audio per sentire cosa succede e per parlare con chi è in casa. È perfetta per stare tranquille quando siamo in viaggio o fuori casa. Se volete saperne di più o state pensando di acquistarla, vi lascio tutti i dettagli e il link qui sotto in descrizione. Eccomi qui a fare un po' di pulizie. Sto sistemando il tavolino davanti alla TV, ma con un pizzico di nostalgia, perché sarà proprio lui il primo pezzo ad abbandonare la nostra casa. Abbiamo deciso di mettere in vendita alcuni mobili. È incredibile ma vero, appena messi sul sito sono andati a ruba. Ci sono già delle persone pronte a venire a prenderlo. Quindi gli do una ultima ripulita veloce per consegnarlo perfetto. È strano vedere i primi spazi che si svuotano, ma fa tutto parte di questo nuovo inizio. Mentre il tavolino aspetta i nuovi proprietari, io continuo a darmi da fare. Rimuovo il copridivano e tutte le fodere dei cuscini per fare un ultimo lavaggio. Ne approfitto anche per togliere le tende nelle camere da letto. Voglio che tutto sia pulito e pronto. Rifaccio i letti, ma con un pensiero diverso dal solito. Sapete, queste camere ci accompagneranno nella nuova casa, quindi sto già organizzando tutto. Da qui alla partenza ho deciso che lascerò fuori solo un completo matrimoniale e uno singolo, così da avere meno cose da lavare e impacchettare all'ultimo momento. In camera nostra ho scelto di tenere questo set che mi piace tantissimo. E la lenzuola di sotto in flanella calda è perfetta per queste notti.
Per quanto riguarda il letto di mia figlia, invece, non rimetterò i cuscini. Ad alcuni ho già tolto le fodere per lavarle e i cuscini andranno dritti negli scatoloni. E tra un lavaggio e l'altro inizio finalmente a fare i primi scatoloni. Vedere le stanze che iniziano a spogliarsi dei loro colori fa un certo effetto, ma l'emozione per la nuova casa mi dà la carica giusta per continuare. Sto lavando tutto e passando ogni cosa nell'asciugatrice, così non perdo tempo. Appena sono pronte, piego subito le tende e le fodere e le metto dritte negli scatoloni. E così il primo pezzo è partito. Il tavolino è ufficialmente andato via. Adesso sposto anche il tappeto, perché tra pochissimo toccherà alla nostra piccola parete attrezzata, il mobile della TV, e il prossimo a lasciare casa oggi. L'ho svuotato e gli ho dato una ripulita veloce per consegnarlo al meglio. Ma devo confessarvi che ora regna un po' il caos. Ho dovuto sparpagliare tutte le cose che conteneva un po' ovunque, per tutta la stanza. Ma fa niente, il trasloco è fatto anche di questi momenti di disordine, prima della nuova avventura.
Sapete, oggi ho ricevuto dei bellissimi complimenti dalle persone che sono venute a ritirare i mobili. E non lo dico per vantarmi dalle nostre cose, ma mi ha fatto davvero piacere. Sono consapevole di averli tenuti con tanta cura in tutti questi anni e vederlo riconosciuto da altri mi riscalda il cuore. È un po' come se un pezzetto della nostra vecchia casa partisse per iniziare una nuova vita, portando con sé tutto l'amore che abbiamo messo nel curare ogni dettaglio. Abbiamo fatto un po' di decluttering veloce che stiamo portando via a riciclare. Adesso arriva il momento più difficile. Con molta nostalgia dovrò togliere la natività e anche il nostro albero di Natale. Mi piange un po' il cuore, ma in questi giorni altri mobili andranno via e non voglio assolutamente che si rompa nulla. In più, devo liberare spazio per i nuovi scatoloni che inizieremo a riempire a breve. La casa sta cambiando aspetto velocemente, ma è tutto per il nostro nuovo inizio. E così vi saluto per oggi. Spero che questo inizio di trasloco vi sia piaciuto. Vi mando un forte abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!